Oggi siamo venuti a visitare il Museo dell'Emigrante di Roasio, un museo molto particolare ed il secondo in Piemonte nel suo genere. Siamo qui con la presidente Velia Micheletti che ci spiegherà un po' il viaggio che questo paese ha fatto nel mondo. La nostra migrazione, la nostra immigrazione è iniziata già dai primi del 600-700, ma era prettamente nelle zone vicine in Italia, andavano fuori dal paese a lavorare, e poi dalla prima nostra immigrazione è stata in Francia, e poi dalla Francia i roasiani si sono diretti in tutto il mondo. Ecco qui il nostro planisfero con al centro Roasio e Roasio Caput Mundi, tutte le direzioni nel mondo, tutti i fili direzionali sono dove ci sono i nostri roasiani, e da qui si sono sparsi in tutto il mondo, ma specialmente in Africa. Ecco perché il nostro museo è quasi prettamente un museo africano, uno dei pochi in Italia, perché parla della nostra migrazione dei nostri africani. Allora, queste valigie danno il nome al nostro museo. Il nostro museo, l'esposizione museale si chiama Il Paese con la valigia, proprio per indicare che i nostri concittadini hanno sempre avuto la valigia in mano. Nel momento in cui c'era da partire si prendeva la valigia e si partiva. Le prime valigie chiaramente non erano queste, non c'erano neanche, praticamente erano dei fagotti di tessuto con cui si partiva le poche cose che si aveva, e si partiva e si andava. All'inizio si andava verso la Francia, quindi si partiva a piedi, di solito era un'emigrazione stagionale, si partiva il mese di marzo, intorno a San Giuseppe, e si tornava per i Santi o per Natale al più tardi. Quindi di solito si faceva il muratore, oppure magari si partiva di qui anche solo come dei semplici contadini, e si arrivava là e quello che c'era da fare si faceva. Poi piano piano, quando hanno incominciato ad avere un po' più di soldi, allora potevano poi partire con delle valigie tipo queste qua. Così, indicando queste valigie, la storia narra che questa valigia sia stata riempita con 15 di salami sotto grasso e sia arrivata fino al Sudafrica, per poi allietare la tavola dei signori che c'erano e che aspettavano il parente che arrivava con la valigia. Tra i vari documenti originali che abbiamo qua al museo ci sono questi che sono passaporti e lasciapassare di varie epoche. I lasciapassare che sono simili ai certificati che abbiamo oggi sono quelli precedenti al 1900, che si usavano per viaggiare, erano indispensabili anche per viaggiare all'interno dell'Italia, in quanto l'Italia era ancora divisa nei vari regni, e quindi per passare da un regno all'altro cambiava autorità, e quindi c'era bisogno del lasciapassare. Dopo il 1900 abbiamo i passaporti, che sono nel formato dei passaporti che abbiamo al giorno d'oggi, e quindi con la fotografia e tutti i dettagli. Una cosa particolare è appunto notare che a quell'epoca gli uomini, per esempio, erano caratterizzati dai baffi, dalle barbe, e quindi anche nei passaporti c'era questo dettaglio, veniva messo, e quindi per esempio in alcuni passaporti possiamo vedere, oltre al tipo di barba e di baffi che la persona aveva, anche il tipo di carnagione. Tra le tante storie degli emigranti che possiamo raccontare, oggi vorremmo raccontare quella di Maurice Morino, o meglio Maurizio Morino, però essendo stato all'inizio in Congo belga,
Il Signore nasce nel 1875, tanto per avere un'idea. All'inizio del Novecento e ancora prima è in Congo belga, è lì che poi cambia il suo nome in Maurice, visto che era in Francia. Lì sente che in Alaska trovavano l'oro, quindi decide di partire dal Congo belga, torna probabilmente a casa ma per pochissimo tempo e parte per l'Alaska. Il cercatore d'oro probabilmente era un lavoro difficile, non lo so, non gli piaceva. Allora decide che invece di cercare l'oro aiuta questi cercatori nel trovare le attrezzature che possano servirgli per cercare l'oro. Quindi diciamo che più o meno aveva tipo un emporio, quindi cercava le pale, se questi si ammalavano, avevano bisogno dei medicinali, lui andava a cercarli i medicinali. Diciamo che può darsi che Jack London, scrivendo Zanna Bianca, si sia ispirato a lui, non lo sappiamo, però noi speriamo che sia stato un nostro concittadino a ricordarlo. Comunque lui incomincia a fare questo lavoro e questo, dove aveva messo questo emporio, decide di dare da dormire, quindi decide di affittare delle camere, delle stanze, di dare da mangiare. Questa zona, neanche farlo apposta, a un certo punto il governo americano decide di farla diventare parco nazionale. Quindi lui riesce a avere la concessione, questo suo emporio, questo suo affittacamere o che cosa, riesce a fare una cosa un po' più grossa e fonda all'interno di questo parco, che oggi è il parco del Monte McKinley, decide di fare un hotel. A tutt'oggi l'unica struttura alberghiera, ormai moderna, ormai molto grossa, che c'è in questo parco è quella di Maurice Morino. Quindi i suoi 7 figli e tutti i pronipoti hanno ancora in proprietà questo hotel. Lui muore, non sappiamo esattamente la data della morte, ma sappiamo che ha deciso, quindi lui non è mai più tornato in Italia dopo che era stato in Congo belga. Nel momento della morte decide di farsi seppellire dietro, su questo monte, dietro il suo hotel. Questo è Agostino D'Alberto. Questo Agostino D'Alberto è da noi ritenuto come il nostro primo pioniere, è quello che ha aperto la strada a tutti gli altri di Roasio. Dopo la quinta elementare è andato a lavorare in Francia e poi dopo ha fatto diversi lavori come muratore, come manovale, però a 16 anni lui è partito per l'America del Sud. È andato in Bolivia, ha passato le Ande, ha fatto tutti i lavori, il cercatore d'oro, con una catena di asini, lui passava le Ande trasportando materiale. Dicono che una notte la volpe gli ha persino mangiato gli stivali, per cui è rimasto senza scarpe. È stato 2 o 3 anni e poi ha preso una malaria perniciosa, per cui ha dovuto rientrare in Italia. Dopo un anno guarito, ha saputo che in Sudafrica cercavano l'oro o c'erano almeno lavori, lui è partito per il Sudafrica. Lì ha lavorato dopo lui aveva fatto solo la terza o la quinta elementare, però dopo 3 anni lui era già con le truppe inglesi, allora c'era la guerra nel Transvaal, nel Sudafrica, lui lavorava per le truppe inglesi facendo ponti, aprendo la strada alle truppe. Così che dopo 3 anni che era là, lui ha imparato benissimo l'inglese, dopo aver fatto tutti i lavori, volevano anche farlo sir, ma lui ha rinunciato perché non voleva perdere la sua nazionalità italiana. Di lì è passato poi nel Congo, ma lì ha saputo dal Public Work Department, cioè il lavoro pubblico, che avrebbero aperto gli inglesi, i lavori avrebbero sviluppato le colonie dell'Africa occidentale. Allora, d'accordo con questo, lui è partito per l'Africa occidentale, che è l'odierno Ghana e Nigeria. Lì ha preso i lavori, tutte le strade, le ferrovie, c'era tutto da fare, e ha incominciato a chiamare quelli di Roasio, prima i suoi parenti, poi tutti quelli di Roasio, specialmente di Roasio Sant'Eusebio, sono partiti a lavorare con lui.
E lì si sono divisi i lavori, chi faceva la strada, chi faceva i ponti, chi faceva e poi ognuno di loro si sono staccati e hanno formato le diverse ditte. Quindi pensiamo proprio che lui abbia aperto la strada con di Roasio nell'Africa. Allora, questa è una tipica camera degli emigranti, dei primi pionieri che affrontavano l'Africa. Allora, qui possiamo vedere un letto, è un letto pieghevole che serviva che utilizzavano per dormire nelle loro capanne, perché all'inizio si dovevano spostare, costruendo strade, dovevano continuamente spostarsi e avevano bisogno appunto di letti portatili. La cosa più importante era avere sempre una zanzariera, perché chiaramente essendo posti malsani c'era sempre la possibilità di avere dei moscerini, le mosche tsetse, le problemi di malaria, e quindi era sempre meglio dormire con una zanzariera e comunque sempre anche una coperta, perché le notti potrebbero sempre essere fredde. Un'altra cosa sempre importante che dovevano sempre avere i pionieri erano i caschetti, perché le giornate, il sole all'equatore è molto forte, quindi dover lavorare all'aperto poteva comportare la possibilità di avere dei colpi di sole. Per evitare i colpi di sole venivano utilizzati i caschetti, e questi sono i caschetti originali. Come si può vedere ci sono ancora anche gli aloni di sudore perché sono stati utilizzati. Un'altra cosa che si portavano sempre dietro, chiaramente non avendo la luce elettrica e queste cose qua, erano le candele. Quindi queste c'erano le candele, oppure c'erano delle lampade ad olio. Un'altra cosa sempre molto utilizzata erano le casse, perché questi posti, oltre a essere malsani, oltre a esserci moscerini, che cosa, chiaramente c'era tantissima umidità. Con l'umidità qualsiasi cosa si lasciava fuori, dalle cose da mangiare ai fogli, ai documenti, non potevano essere stati lasciati all'aperto all'aria, ma dovevano essere ritirati in casse, perché i generi alimentari deperivano, marcivano, e i fogli anche questi marcivano, se non venivano mangiati dalle termiti o dalle formiche. Quindi chiaramente doveva essere tutto ritirato nelle casse. Un'altra cosa molto interessante è la cassa. Queste casse venivano utilizzate per pagare i dipendenti. Praticamente questa cassa, il padrone, l'impiegato che era addetto ai pagamenti, andava in banca, prendeva i soldi e poi ritornava indietro e pagava. Di solito le persone venivano pagate settimanalmente, gli operai locali. Questi pionieri dormivano solitamente in queste capanne che si possono vedere. Quindi questo letto e questa zanzariera venivano poi messe all'interno di queste case che servivano loro per vivere, e dove sempre all'interno di queste case c'erano tutte queste cose, casse, e un'altra cosa molto interessante è questa scopetta. Questa scopetta veniva utilizzata per pulire queste case, perché chiaramente essendo di terra battuta l'unico modo per pulire, per ammassare la casa era questa cosa qua. Queste sono sedie che sono usate a tutt'oggi ancora dagli Ashanti. Si chiamano stool. C'è lo stool femminile che è rotondo e lo stool maschile che è diritto.
dicono che il potere degli Ashanti, che sono una grossa tribù del Ghana centrale, è venuto dal cielo con una sedia fatta così che era d'oro, che si chiama Sikagwa, e hanno preso il modello di questa sedia e oramai le fanno in legno e sono tuttora usate nelle loro cerimonie. Gli Ashanti sono un popolo ancora molto legato alle loro tradizioni. Ancora oggi, pur essendo avvocati, ingegneri, dottori, perché sono andati in Inghilterra, in America a studiare, però loro mantengono i loro costumi e le loro tradizioni. Hanno un re, il re dell'Ashanti, che è quasi più importante del presidente del Ghana. Queste cose nelle loro tradizioni sono vestiti ancora con queste stoffe che fanno con un telaio che usano a fare coi piedi. Il colore dipende dall'autorità e dalla importanza del soggetto e si chiama kenti. Questa è una fora, che è una spada che il re tiene in mano come segno di potere. Nelle loro tradizioni questo re non deve mai toccare il terreno, deve essere sempre trasportato orizzontalmente dai suoi sudditi, e ancora oggi, perché nell'Ashanti ci sono le miniere d'oro, che sono non ricche come quelle del Sudafrica, ma vengono seconde al Sudafrica, e usavano mettere l'oro in queste scatole e pesarle con questi pesi che si chiamano golden weight, e ognuno di loro aveva un peso speciale che è simile ai nostri grammi e ai nostri semigrammi. E qui questa invece è una statua, è una testa del Benin, che è Nigeria. Questa è la scatola che veniva data ai dipendenti dell'Union Minière. Praticamente l'Union Minière era una compagnia belga che lavorava in Katanga nel Congo belga. Praticamente in questa scatoletta vengono indicati, si possono vedere, tutti i minerali che venivano estratti in queste miniere. Qui possiamo vedere degli abiti caratteristici della Nigeria, sono abiti locali che vengono utilizzati. Invece qui abbiamo degli strumenti musicali, praticamente sono strumenti musicali locali che possono arrivare dall'Africa centrale, quindi sia Nigeria che Ghana, sono, diciamo, in generale più o meno sono tutti uguali. Invece là c'è una tromba caratteristica del Maghreb, e ci sono dei cappelli, delle scarpe, praticamente cappelli, dei portamonete, si possono vedere un po' di tutto. Spostandoci di qua, alla parete abbiamo chiaramente delle statue, cioè, alla parete sì, ci sono delle statue linee, c'è centrale, quella è una preghiera in araba dell'Islam, e poi nella vetrinetta si possono vedere delle statue sempre di arte locale prettamente nigeriana. Ci sono poi, scendendo, delle cavigliere, delle collane, c'è, diciamo, un po' di tutto. C'è anche questo che si può vedere, questo bastone è il bastone del linguista, ed è il bastone che ti permette di avere la parola.
Ricordiamo gli orari per chi vuole visitare il museo. Allora, noi riapriamo al pubblico il 4 maggio, che è un sabato. Siamo aperti tutti i sabati e la domenica dalle 15 alle 18 e in settimana su prenotazione per le scuole o comunque per le visite guidate o più persone. Bene, noi vi invitiamo a visitare questo bellissimo museo molto particolare ed emozionante e ringraziamo tutta l'organizzazione. Francesca. Velia Micheletti. Marta. Isabella. Grazie mille per questa bella esperienza.